Ciao, sono Aurora Mazzucchelli e siamo qui nel mio ristorante, Ristorante Marconi a Sasso Marconi Bologna. E oggi vi preparo la mia versione delle lasagne alla bolognese. Iniziamo con l'impasto per fare la lasagna. La lasagna tradizionale viene aggiunto dello spinacio, quindi abbiamo della semola rimacinata e della farina zero. In proporzione circa 1,050 kg di semola rimacinata, un 450 di farina zero, per arrivare quindi al chilo e mezzo, 4-5 uova intere e 9 tuorli. Facciamo la nostra fontana, aggiungiamo le uova, iniziamo un po' dal centro lavorandole, prendendo quindi dai bordi un po' di farina, andiamo a inserire la farina al composto. A questo punto andiamo ad aggiungere anche gli spinaci cotti, circa un 300 g di spinaci cotti e, come ho detto in precedenza, tagliati a coltello. Ora impastiamo lo stretto necessario da avere una palla omogenea. Importante è poi lasciarla riposare una mezz'oretta prima di utilizzarla, coperta naturalmente da un cellophane per non farla seccare. Ed ecco qui la nostra sfoglia che abbiamo impastato, appunto lasciato riposare. A questo punto siamo pronti per tirare le sfoglie. A questo punto tagliamo dei quadrati che andranno cucinati. Acqua che bolle. Gli diamo appena una scottata e dopo vanno raffreddate in un altro tegame, in un'altra bacinella, con dell'acqua fredda, del ghiaccio e un filo di olio per non farle attaccare. Un ingrediente principale della lasagna, la besciamella, salsa besciamella. Per 1 litro di latte, 70 di burro, 70 di farina, noce moscata e scalogno cipolla con dei chiodi di garofano. Quindi si fa bollire il latte, si scalda il latte, burro, farina. Ora cuciniamo bene burro e farina, grattiamo la noce moscata. Una volta che inizia a staccarsi dalle pareti andiamo a versare il latte che abbiamo aromatizzato con la cipolla e il chiodo di garofano. Un bel colpo secco, versiamo giù il latte. Ora mescoliamo, lasciamo cucinare una decina di minuti finché appunto non raggiunge la densità voluta. La besciamella deve risultare cremosa, ma né troppo ferma né troppo lenta, quindi. Per il ragù da mettere appunto all'interno delle lasagne abbiamo preso della polpa di carne di manzo, della polpa di maiale e anche un po' di pancetta stesa di maiale, sedano, carote e cipolla. Parto in rosolatura con il sedano, carote e cipolla tagliate piccoline, le lascio leggermente andare, unisco la carne in precedenza macinata, lascio rosolare bene, bagno con del vino rosso, lascio evaporare e continuo un po' la tostatura così in bianco. Aggiungo della salsa di pomodoro. A questo punto si lascia su una piastra a fuoco basso per altre 4 ore a cucinare e alla fine otteniamo appunto questo ragù alla bolognese. Continuiamo a comporre la nostra lasagna, mettiamo le pastelle, la besciamella, aggiungiamo anche il ragù. Quindi noi normalmente facciamo 9 strati di sfoglia, partendo con un filo di besciamella e un po' di ragù, poi mettiamo il primo strato di sfoglia e poi a seguire tutti gli strati. Besciamella, ragù, mescoliamo il tutto così da avere tutto il condimento su tutto lo strato e parmigiano reggiano. L'ultimo strato mettiamo meno ragù, quindi facciamo solo besciamella, appena qualche goccia di ragù e del parmigiano reggiano, dei fiocchettini di burro e va infornata. Inforniamo a 170 gradi all'incirca 40 minuti. La lasagna è finita, non si fa altro che formare dei quadrati e servirla ed ecco la lasagna che è pronta, quindi bella alta, appunto 9 strati, tutti ben conditi, che rimane insieme e ha tutto il gusto. Grazie.